Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi faccio un nuovo video e oggi sono molto contento di parlare di questo argomento perché mi piace tantissimo la musica. Oggi vi parlo dei Måneskin perché ovviamente questa band è molto popolare questi giorni, non solo in Italia ma questi giorni in tutto il mondo. Ovviamente, forse un po' ovviamente, ma di recente Måneskin sono venuti qua in America per suonare un paio di concerti, incluso un concerto per i Rolling Stones e ovviamente anche due spettacoli o due performance in TV sullo spettacolo di Jimmy Fallon e sullo spettacolo di Ellen, due spettacoli, due serie molto popolari qua e molto, hanno un'influenza molto grande, diciamo, non lo so. Comunque sì, i Måneskin stanno diventando molto popolari in tutto il mondo con le canzoni non solo in inglese tipo I Wanna Be Your Slave, Mamma Mia, Beggin', ma anche le canzoni italiane. Parlo di questa cosa dopo questo video e per iniziare, per cominciare, forse ho già iniziato ovviamente questo video, però mi piacciono tantissimo Måneskin. Una mia amica mi ha mandato la canzone Zitti e Buoni prima che vincessero Sanremo e istantaneamente mi piaceva la canzone e da quel momento ascolto Måneskin tantissimo, mi piace tantissimo l'album Il ballo della vita e ovviamente l'album più recente Teatro Dir Volume 1. Tutto sommato mi piacciono tantissimo e in passato ero un po' sorpreso perché di solito non mi piace o non mi ispira la musica rock italiana, di solito solo la musica pop e di solito preferisco il rock nell'inglese. Comunque Måneskin è un'eccezione. Detto ciò, penso che i Måneskin siano un paio di ragazzi bravissimi, con un talento traboccante. E all'inizio ero molto sorpreso anche perché il gruppo è molto giovane, tipo tra 20 e 22 anni. Decisamente molto impressionato il talento che c'è, le canzoni che hanno scritto già. Non lo so, strafigo, stratalentoso, tante cose positive di belle. Comunque un paio di settimane fa, visto che vivo qua a New York, o nel New Jersey ma vicinissimo a New York, Måneskin hanno suonato il suo primo concerto nell'America del Nord, nello specifico qua a New York. Quindi ho comprato un biglietto al concerto e decisamente era un concerto fantastico da urlo e ho pagato troppo per il biglietto, decisamente ho pagato i più soldi per questo concerto che in passato ho pagato per qualsiasi evento, però ne vale la pena, secondo me, ne valeva la pena secondo me. Ho visto il concerto a The Bowery Ballroom a New York, vicinissimo a Little Italy. Il pubblico, le persone al concerto era piccolissimo, era un venue molto intimo, un palco piccolo, infatti ero solo tipo tra 5 e 7 metri dal palco e in totale c'erano solo tipo 500 persone, quindi decisamente un concerto fantastico, un venue fantastico, un'esperienza fantastica. E magari facessi un vlog di questa sera, ma non l'ho fatto perché faccio un po' schifo, però la vita continua. E parlando del concerto ero un po' sorpreso all'inizio che c'erano tante persone che volevano, tanti americani che volevano vederli, perché in realtà non avevo la consapevolezza che la canzone Beggin' era così famoso qua e anche in tutto il mondo, perché di solito ascolto solo le canzoni italiane. Comunque era vero così, c'era una folla grande, c'era una demand molto forte per vedere questo band e anche alla mia sorpresa c'era un'enfasi, c'era un'energia così forte, così magnifica al concerto, nella coda, nella fila, durante il pre-show, il periodo prima del concerto e dopo il concerto e decisamente nelle notizie, telegiornale e secondo me Måneskin conquisteranno il mondo con la musica rock, quindi è una fantastica cosa
ma decisamente conquisteranno il mondo, sta già succedendo. Ovviamente, ma al concerto decisamente questo gruppo, questi ragazzi hanno un talento traboccante, praticamente loro sono nati per essere sul palco. Al concerto c'era un'energia come una droga, una presenza sul palco straforte. È stato un concerto molto, non so come descriverlo, uno dei concerti più bravi di cui sono andato, e sono andato ai tanti concerti, ho visto tante artiste grandi, e questa non è una cosa solo parlando di Damiano, ma tutti i ragazzi. Decisamente nel mondo forse Victoria De Angelis sta diventando un po' di, non lo so, ovviamente di una stella, ma anche forse anche un simbolo di sesso, non lo so. Almeno su Instagram è decisamente la personalità che mostra su Instagram, non lo so. E parlando del pubblico qua in America, decisamente gli americani stanno iniziando a conoscerli, i Maneskin. E è molto figo, secondo me, molto divertente, perché l'unica artista, l'unica musicista che gli americani conoscono, e forse conoscono, sarebbe Andrea Bocelli. E per la maggior parte è con le persone un po' più vecchie. Comunque, decisamente è strafigo che adesso c'è un italiano, c'è ovviamente un gruppo, una band, ma in generale un italiano che gli americani conoscono. Secondo me è una bellissima cosa. E nelle notizie tante persone stanno parlando, stanno scrivendo di questo gruppo, dei Maneskin. C'è un sacco di come i Maneskin ha conquistato già l'America, o come i Maneskin sta esplodendo nella popolarità con la musica, come la musica conquisterà il mondo, non lo so, ma è strafigo, mi piace vedere gli articoli sull'internet e ovviamente le performance in TV. Voglio rivederli in concerto, decisamente anche in Italia, perché al concerto che sono andato hanno suonato 13 canzoni, 5 su 13 erano in italiano, e ovviamente volevo ascoltare e vedere più canzoni italiane. Decisamente ovviamente a un concerto in Italia succederebbe, quindi non vedo l'ora e spero che succederà abbastanza presto. E parlando di più della musica qua con la gente, ho condiviso le canzoni con un sacco di amici, e a tutte le persone piace la musica, è un po' sorpreso secondo me, e ho convertito mio papà a un fan di Maneskin. Mi stava raccontando una storia che a quanto pare la figlia di uno dei coworker di mio papà, la figlia che ha tipo 9 anni, non lo so, ma a quanto pare nella macchina la canzone di Began ha suonato in radio, e la figlia che ha tipo 9 anni ha detto papà, oh, alza il volume, mi piace tantissimo questa canzone, questo gruppo. Quindi è molto piccolo, che non solo tipo gli adulti, ma anche i ragazzini stanno iniziando a conoscerli. È molto figo, molto interessante. E una cosa dal concerto che mi è sorpresa è che la folla, le gente, sapevano i testi alle canzoni. Ovviamente le canzoni inglesi, ma anche i testi delle canzoni italiane. E questa è una cosa che non me lo aspettavo. E ero strafigo quando è successo. E adesso vi mostro un piccolo video. Non me l'aspettavo per niente. E tutto sommato decisamente il concerto era un'esperienza da urlo, era una bomba. La musica qua sta esplodendo come una bomba, ma la popolarità del gruppo sta anche tutto nel mondo estero, e è così fantastico. E gli italiani dovrebbero essere fieri di questo gruppo, anche se a loro
alcuni di loro non piace. Ok, questo è quanto per oggi, spero che questo video non fosse troppo di un casino, un po' casuale, non lo so. E decisamente per il prossimo concerto farò un vlog, perché anche di quella sera sono andato in una pizzeria napoletana autentica, e era molto delizioso, e decisamente avrei dovuto registrare un vlog, comunque ci sta. Ok, grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. A presto, ciao!